Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Aspirina, compressa Bayer SpA. Ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cos'è aspirina, compressa? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere aspirina, compressa durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è aspirina, compressa? Aspirina, compressa è un farmaco a base del principio attivo acido acetilsalicilico, appartenente alla categoria degli antiaggreganti piastrinici, antipiretici, analgesici FANS, nello specifico acido salicilico e derivati. È commercializzato in Italia dall'azienda Bayer SpA. Aspirina, compressa può essere prescritto con ricetta OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Confezioni: aspirina 500 mg 20 compressi, aspirina 500 mg 20 compresse FLAC. Informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Bayer SpA. Ricetta OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Classe C. Principio attivo acido acetilsalicilico. Gruppo terapeutico: antiaggreganti piastrinici, antipiretici, analgesici FANS. Forma farmaceutica compressa. Indicazioni: terapia sintomatica degli stati febbrili e delle sindromi influenzali e da raffreddamento. Trattamento sintomatico di mal di testa e di denti, nevralgie, dolori mestruali, dolori reumatici e muscolari. Posologia: adulti A, 1, 2 compresse come dose singola, ripetendo, se necessario, la dose ad intervalli di 4, 8 ore fino a 2, 3 volte al giorno. Le compresse vanno sempre prese con acqua, tè, limonata, eccetera. B. 1, 2 compresse come dose singola, ripetendo, se necessario, la dose ad intervalli di 4, 8 ore fino a 3, 4 volte al giorno. Aspirina C deve essere sempre sciolta prima dell'uso, 1 compressa in mezzo bicchiere d'acqua. L'uso del prodotto è riservato ai soli pazienti adulti. Utilizzare sempre il dosaggio minimo efficace ed aumentarlo solo se non è sufficiente ad alleviare i sintomi, dolore e febbre. Non superare le dosi consigliate. In particolare i pazienti anziani dovrebbero attenersi ai dosaggi minimi sopraindicati. I soggetti maggiormente esposti al rischio di effetti indesiderati gravi, che possono usare il farmaco solo se prescritto dal medico, devono seguirne scrupolosamente le istruzioni, vedere paragrafo 4. Usare il medicinale per il periodo più breve possibile. Non assumere il prodotto per più di 3-5 giorni senza il parere del medico. Consultare il medico nel caso in cui i sintomi persistano. Assumere il medicinale preferibilmente dopo i pasti principali o, comunque, a stomaco pieno. Popolazione pediatrica. Aspirina compresse e aspirina compresse effervescenti con vitamina C non sono indicate per l'uso nella popolazione pediatrica, vedere paragrafo 4. Controindicazioni: aspirina compresse e aspirina compresse effervescenti con vitamina C sono controindicate in caso di ipersensibilità ai principi attivi, acido acetilsalicilico e acido ascorbico, ad altri analgesici, antidolorifici, antipiretici, antifebbrili, farmaci antinfiammatori non steroidei, FANS, o ad una qualsiasi degli eccipienti. Ulcera gastroduodenale. Diatesi emorragica. Insufficienza renale, cardiaca o epatica gravi. Deficit della glucosio 6, fosfato deidrogenasi, G6PD/favismo. Trattamento concomitante con metotrexato, a dosi di 15 mg/settimana o più, o con varfarin, vedere paragrafo 4. Anamnesi di asma indotta dalla somministrazione di salicilati o sostanze ad attività simile, in particolare farmaci antinfiammatori non steroidei. Ultimo trimestre di gravidanza e allattamento, vedere paragrafo 4. Bambini e ragazzi di età inferiore a 16 anni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Reazioni di ipersensibilità all'acido acetilsalicilico e gli altri FANS possono causare reazioni di ipersensibilità, compresi attacchi d'asma, rinite, angioedema o orticaria.
Il rischio è maggiore nei soggetti che già vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazioni. Associazioni controindicate, evitare l'uso concomitante. Vedere paragrafo 4.3. Metotrexato, dosi maggiori o uguali a 15 mg/settimana. Aumento dei livelli plasmatici e della tossicità del metotrexato. Il rischio di effetti, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere aspirina, compressa insieme ad altri farmaci come Abidol, Actalide, Actisino, Algimesil, Algofen, Algolider, Algopirina. Febbre e dolore, Algopirindol, Antalfebal, Antalgil, Aulin, compressa, granulato, Aulin, gel, Benatia, Brufecod, Brufen, compressa rilascio modificato, Brufen, compressa rivestita, compresse rivestite, granulato, granulato effervescente, Brufenic, Buscofenact, Buscofen, capsula molle, Buscofen, granulato, Buscofen Pocket, Cibalgina 2 Fast, Clexane T, soluzione, uso interno, Coumadin, dicloreomonidie, Difometre, Dolibloc, Domes, Efridol, Eiren, Enoxaparina Rovi, Erreflog, Fevralt, Fluibrom. Febbre e dolore, Fluifort. Febbre e dolore, Fraxodi, Gemaxan, Ibumal, Ibuprofene Alter, Ibuprofene Aristo, compresse rivestite, Ibuprofene Aurobindo Italia, Ibuprofene Aurobindo Pharma Italia, Ibuprofene B-Melsungen, soluzione, uso interno, Ibuprofene Doc, compressa rivestita, Ibuprofene Doc generici, Ibuprofene Dottor Redis, Ibuprofene G, Ibuprofene Eurogenerici, Ibuprofene FG, Ibuprofene Pensafarma, Ibuprofene Farmeg, Ibuprofene Sandoz, Ibuprofene Teva, Ibuprofene Zentiva, Ibuprofene Zentiva Italia, compressa rivestita, Ibuprofene Aristofarma, il modulo antinfiammatorio e antireumatico, Indocollirio, Indom, Indoxen, Inixa, soluzione, Innoep, soluzione, uso interno, Innoep, soluzione, Isodol, Kendo, laser, Lasonil antinfiammatorio e antireumatico, compressa rilascio modificato, Lasonil antinfiammatorio e antireumatico, compressa rivestita, compresse rivestite, Ledoren, Levifen, Liumitacen, Mumendol, capsula molle, Mumendol, compressa rivestita, Mumendol, gel, Mumenflogo, Mumentact, capsula molle, Mumentact, compressa rivestita, Mumentact, sospensione, Moment, capsula molle, Moment, compressa rivestita, Momentfene, Moment, granulato, Moment Kid, Moment, sospensione, Moment Xsin, Naproxen Angelini, Naproxen EG, Naprosin, compressa rilascio modificato, compressa gastroresistente, granulato, supposta, Naprosin, gel, Naproxen Egypt, compressa, Naproxene Egypt, gel, Naproxene sodico doc generici, Naproxene sodico HCS, Neoborocillina infiammazione e dolore, Nimesulene, Nimesulide Alnus, Nimesulide Alter, Nimesulide Big, Nimesulide doc generici, Nimesulide G, Nimesulide Egypt, Nimesulide Milan Generics, Nimesulide Pensa, Nimesulide Ratiofarm, Nimesulide Sandoz, Nurofen Caps, Nurofen febbre e dolore, sospensione, Nurofen influenza e raffreddore, Nurofen Kid febbre e dolore, Nurofen TN, compressa oro dispersibile, Nuroflex dolori muscolari e articolari, Paidofen, Pavic, Pedea, Riflonet, Rovinadil, Seledie, Seleparina, Symptom, Solidamur, Surgamil, Simflex, Tachifene, Vegetallumina dolore e febbre, Vix Flu Action, Vimovo, Zerino Active, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere aspirina, compressa durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere aspirina, compressa durante la gravidanza e l'allattamento? Fertilità. L'uso di acido acetilsalicilico come di qualsiasi farmaco inibitore della sintesi delle prostaglandine e della cicloossigenasi potrebbe interferire con la fertilità. Di ciò devono essere informati i soggetti vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari a causa della possibile insorgenza di cefalea o vertigini. Questo medicinale può compromettere la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari.
Effetti indesiderati. Gli effetti indesiderati osservati più frequentemente sono a carico dell'apparato gastrointestinale e possono manifestarsi in circa il 4% dei soggetti che assumono acido acetilsalicilico come analgesico antipiretico. Tale percentuale aumenta sensibilmente, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. La tossicità da salicilati, un dosaggio superiore ai 100 mg/kg/giorno per 2 giorni consecutivi può indurre tossicità, può essere la conseguenza di un'assunzione cronica di dosi eccessive, oppure di sovradosaggio acuto, potenzialmente pericoloso per la vita e che comprende anche l'ingestione accidentale nei bambini. L'avvelenamento cronico da salicilati può essere insidioso dal momento che i segni e i sintomi sono aspecifici. Una lieve intossicazione cronica da salicilati, o salicilismo, in genere si verifica unicamente in seguito a utilizzo ripetuto di dosi considerevoli. Tra i sintomi vi sono il capogiro, le vertigini, il tinnitus, la sordità, la sudorazione, la nausea e il vomito, la cefalea e lo stato confusionale. Questi sintomi possono essere controllati riducendo il dosaggio. Il tinnitus può manifestarsi a concentrazioni plasmatiche comprese tra i 150 e i 300 microgrammi/ml, mentre a concentrazioni superiori ai 300 microgrammi/ml si palesano eventi avversi più gravi. La caratteristica principale dell'intossicazione acuta è una grave alterazione dell'equilibrio acido-base, che può variare con l'età e la gravità dell'intossicazione. La presentazione più comune, nel bambino, è l'acidosi metabolica. Non è possibile stimare la gravità dell'avvelenamento dalla sola concentrazione plasmatica. L'assorbimento dell'acido acetilsalicilico può essere ritardato a causa di uno svuotamento gastrico ridotto, della formazione di concrezioni nello stomaco, o in conseguenza dell'ingestione di preparati gastroresistenti. La gestione di un'intossicazione da acido acetilsalicilico è determinata dall'entità, dallo stadio e dai sintomi clinici di quest'ultima, e deve essere attuata secondo le tecniche convenzionali di gestione degli avvelenamenti. Le misure principali da adottare consistono nell'accelerazione dell'escrezione del farmaco e nel ripristino del metabolismo elettrolitico e acido-base. Per i complessi effetti fisiopatologici, connessi con l'avvelenamento da salicilati, i segni e sintomi/risultati delle indagini biochimiche e strumentali possono comprendere: segni e sintomi, risultati delle indagini biochimiche e strumentali, misure terapeutiche, intossicazione da lieve a moderata, lavanda gastrica, somministrazione ripetuta di carbone attivo, diuresi alcalina forzata, tachipnea, iperventilazione, alcalosi respiratoria, alcalemia, alcaluria, gestione dei liquidi e degli elettroliti, sudorazione, nausea, vomito, cefalea, vertigini, intossicazione da moderata a grave, lavanda gastrica, somministrazione ripetuta di carbone attivo, diuresi alcalina forzata, emodialisi nei casi gravi, alcalosi respiratoria con acidosi metabolica compensatoria, acidemia, aciduria, gestione dei liquidi e degli elettroliti, iperpiressia, gestione dei liquidi e degli elettroliti respiratori, variabili dall'iperventilazione ed edema polmonare non cardiogeno fino all'arresto respiratorio e asfissia cardiovascolari, variabili dalle aritmie e ipotensione fino all'arresto cardiocircolatorio, ad esempio alterazione della pressione arteriosa, alterazione dell'ECG, perdita di liquidi e di elettroliti, disidratazione, dall'oliguria fino all'insufficienza renale, ad esempio ipocaliemia, ipernatriemia, iponatriemia, funzionalità renale alterata, gestione dei liquidi e degli elettroliti, alterazioni del metabolismo glucidico, chetosi, iperglicemia, ipoglicemia, specialmente nei bambini, incrementati livelli dei chetoni, tinnitus, sordità gastrointestinali, sanguinamento gastrointestinale, ulcera gastrica, ematologici, coagulopatia, anemia sideropenica, ad esempio prolungamento del PT, ipoprotrombinemia, neurologici, encefalopatia tossica e depressione dell'SNC con manifestazioni variabili dalla letargia e confusione fino al coma e alle convulsioni, edema cerebrale, epatici, danni epatici, aumento dei livelli degli enzimi epatici a dosaggi elevati, possono comparire anche alterazioni del gusto, eruzioni cutanee, acneiformi, eritematose, scarlattiniformi, eczematoidi, desquamative, bullose, purpuriche, prurito. Altri: congiuntivite, anoressia, riduzione dell'acuità visiva, sonnolenza. Raramente
anemia aplastica, agranulocitosi, coagulazione intravascolare disseminata, pancitopenia, leucopenia, trombocitopenia, eosinopenia, porpora, eosinofilia associata all'epatotossicità indotta dal farmaco, nefrotossicità, nefrite tubulo-interstiziale allergica, ematuria, presenza di sangue nelle urine. Reazioni allergiche acute conseguenti ad assunzione di acido acetilsalicilico possono essere trattate, se necessario, con somministrazione di adrenalina, corticosteroidi e di un antistaminico. In caso di sovradosaggio, contattare immediatamente un centro antiveleni o il più vicino ospedale. L'acido acetilsalicilico è dializzabile. Aspirina 400 mg compresse effervescenti con vitamina C contiene acido ascorbico. Sono riportati in letteratura singoli casi di sovradosaggio acuto e cronico di acido ascorbico. Il sovradosaggio di acido ascorbico può provocare emolisi ossidativa nei pazienti con deficit dell'enzima glucosio 6-fosfato deidrogenasi, coagulazione intravascolare disseminata e livelli sierici e urinari di ossalati significativamente elevati. È stato dimostrato che livelli aumentati di ossalati danno luogo alla formazione di depositi di ossalato di calcio nei pazienti dializzati. Alte dosi di vitamina C possono causare depositi di ossalato di calcio, cristalluria di ossalato di calcio nei pazienti con predisposizione alla formazione di cristalli, nefropatia tubulo-interstiziale e insufficienza renale acuta conseguente ai cristalli di ossalato di calcio. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Analgesici. Altri analgesici, non oppioidi, e antipiretici. Acido acetilsalicilico e derivati. Codice ATC N02BA01, acido acetilsalicilico, codice ATC No2BA51, acido acetilsalicilico in combinazione con acido ascorbico, proprietà farmacocinetiche. Dopo somministrazione orale, l'acido acetilsalicilico viene assorbito rapidamente e completamente dal tratto gastrointestinale. Durante e dopo l'assorbimento, l'acido acetilsalicilico viene convertito nel suo principale metabolita, l'acido salicilico. I livelli plasmatici, dati preclinici di sicurezza. Non vi sono ulteriori informazioni su dati preclinici oltre a quelle già riportate in altre parti di questo riassunto delle caratteristiche del prodotto, vedere paragrafo 4, 6. Elenco degli eccipienti A, eccipienti. Amido di mais, cellulosa polvere B, eccipienti. Citrato monosodico. Sodio bicarbonato. Sodio carbonato. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di aspirina, compressa a base di acido acetilsalicilico sono: acido acetilsalicilico Angelini, acido acetilsalicilico più vitamina C Angelini, acido acetilsalicilico e vitamina C Zentiva, acido acetilsalicilico LFM, aspirina C, aspirina dolore e infiammazione, aspirina Efferv. Più vitamina C, granulato, aspirina, granulato, Vivin. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.